E finalmente le batterie della Parkside sono in ordine. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi vedere come ho organizzato le batterie dei miei utensili della Parkside. Ho sfruttato la stampa 3D, in questo caso ho utilizzato la stampante 3D Mingdam Magician Max. Perché ho scelto di stamparli in 3D e non di realizzarli in legno? Perché mi avrebbe richiesto tantissimo tempo e invece con la stampa 3D permette di ottenere dei risultati davvero efficaci e nel frattempo possiamo dedicare il nostro tempo a realizzare qualcosa di più importante o che ci piaccia di più. Non sempre, perché siamo appassionati di fare da te, dobbiamo realizzare tutto per forza manualmente. Ci sono cose che possono costruire le macchine e ci sono cose che dobbiamo, vogliamo e possiamo costruire noi. Quindi guardiamo la realizzazione, guardiamo come li ho incollati, come li ho avvitati, come ho preso le misure, ovviamente lo fisserò anche alle mie spalle sulla parete. E poi vi farò conoscere questa stampante 3D con un volume di stampa davvero interessante che ci permette di stampare degli oggetti con un'ottima qualità. Quindi mettiamo questo sul bancone, vi faccio vedere le riprese ovviamente accelerate, vi farò vedere anche la stampante. Iniziamo! E allora adesso è arrivato il momento di praticare i fori per poterla appendere al muro. Prima però voglio farvi una rapida descrizione di quello che ho fatto. Ho preso le varie misure in modo da avere la possibilità di inserire e disinserire la batteria che si trova sulla parte bassa senza andare a urtare sulla batteria che si trova in alto. Ho cercato di essere il più preciso possibile senza disperarmi ad avere una precisione micrometrica. Alla fine serve solo a reggere le batterie, non è una struttura che ha un compito particolare, quindi anche se qualcosa fosse venuto leggermente storto questo non avrebbe influito. Le ho incollate e le ho anche avvitate. Ho utilizzato delle rondelle perché la stampa 3D ovviamente, essendo formata da dei layer sovrapposti, influisce tanto anche il verso in cui si stampa. In questo caso l'ho stampato nella direzione corretta, in modo che non si potesse spezzare applicando una forza verso l'esterno, però comunque era sempre soggetta a una trazione quando si inserisce la batteria. Insomma, ho preferito mettere un po' di colla e queste rondelle che schiacciano in modo omogeneo i layer verso la superficie. Adesso ho preso la misura 20 mm x 20 mm in modo da poter praticare un foro e poi poterlo fissare al muro. Fori praticati. Adesso vi faccio vedere come, mettendo la batteria sulla parte alta, per poter inserire e disinserire la batteria anche in basso, guardate, ho un paio di centimetri circa che mi permettono di arrivare con sicurezza e quindi di poter inserire anche la batteria sulla parte bassa. Quindi fissiamolo al muro, pratichiamo ovviamente i fori e completiamo il lavoro. E allora ci siamo, livella posizionata, facciamo i segni con la matita e adesso pratichiamo i fori. Adesso inserirò i tasselli sulla parte alta, farò i segni in modo da essere sicuro che anche i fori di sotto siano perfettamente allineati. Tutto in ordine, finalmente le batterie hanno il loro posto. Lavoro completato, ho appeso quindi alle mie spalle le batterie, l'aspetto è bello da vedere perché visto anche frontalmente si vedono solamente due batterie, vengono coperte dalle altre, quindi dal vostro punto di vista ma anche dal mio quando guardo verso destra non avrò tutto quel fastidio di quelle batterie affiancate, vedrò semplicemente la parte laterale. Adesso vi farò vedere questa stampante, vi farò vedere alcune riprese di quello che sono riuscito ad ottenere ragazzi. Per esempio
questa zucchetta, guardate con quale qualità l'ha stampata, è semplicemente un oggetto che era presente all'interno della micro SD e che ho voluto stampare per vedere la qualità. Guardate i layer, liscissima, stampata bene in ogni dettaglio, all'interno è vuota, però davvero una bella stampa. Vediamo le riprese ravvicinate durante l'esecuzione di questa stampa e vediamo pure qualche time lapse. Ma ovviamente non poteva mancare la prova della stampa della Benchy. Ragazzi, anche questa stampata benissimo, c'è un minimo di stringing, ma semplicemente perché l'ho stampata insieme al cubo che mi permette di vedere la qualità della stampa e di vedere, oltre che la qualità della stampa, anche le proporzioni, quindi se rispetto o meno la misura. Prendiamo il calibro e controlliamo subito. Questa deve misurare 30 mm per 30 mm per ogni lato. Abbiamo 29,95 da questo lato, 29,98 da questo lato, quindi praticamente perfetta, e 30 mm esatti. Praticamente è una stampa che ha una precisione nella misura davvero incredibile. Finora mi sono capitate stampanti che avessero una buona precisione, ma a questo livello praticamente nessuna. Ed ha un grande volume di stampa, ci permette di stampare anche pezzi grandi. Quello che conta tantissimo, almeno per quanto mi riguarda, in una stampante 3D, oltre che l'altezza, come ho detto poco fa, è soprattutto l'area di stampa, cioè quanto è grande il piatto di stampa. In questo caso abbiamo 325 x 325 mm, quindi possiamo affiancare tantissimi pezzi. Nel mio caso li ho messi vicini perché volevo facilitare le riprese, perché essendo sparpagliati sarebbe venuta una ripresa disordinata, ma possiamo inserire all'interno di un piatto di stampa, ad esempio, tantissimi dei pezzi che mi avete visto stampare. Adesso facciamo un'inquadratura più dettagliata, guardiamo la stampante 3D nei dettagli, guardiamo anche il display e guardiamo tutto ciò che la compone, che la rende così interessante, perché Mingda è un'azienda che produce stampanti 3D a livello industriale. Ha deciso di passare anche al settore consumer, ha creato appunto alcune stampanti, tra cui la Magician X che già vi ho recensito, e questa che è la Magician Max, che ci permette appunto di avere le stesse qualità del modello precedente ma in un modello più grande, quindi hanno migliorato qualche piccola caratteristica mantenendo la qualità che già c'era. Quindi guardiamola da vicino. Guardiamola quindi partendo proprio dalla parte frontale, dove troviamo il display, che adesso vedremo anche da acceso, la scritta Magician Max e poi i vari ingressi, l'ingresso USB, l'ingresso per la scheda SD e l'ingresso per il cavo USB di tipo C. Questi che sembrano due ingressi per le SD in realtà sono semplicemente due alloggiamenti che ci permettono di conservare eventuali altre schede. Questo è il regolatore per la tensione della cinghia, va regolato semplicemente avvitando e svitando. Qua troviamo anche un cassettino per poter riporre ad esempio la pinza per poter tagliare il filamento, chiave e brugola eccetera, ma anche eventuali altre schede SD. Il piatto è in vetro microforato, è possibile anche rimuoverlo togliendo queste clip ed eventualmente pulirlo, insomma fare manutenzione, ed è microforato, quindi permette un'ottima adesione e come vedrete alle riprese è anche facile staccare i pezzi una volta che si raffreddano. L'estrusore è di tipo direct drive, quindi ci permette di stampare anche il TPU. È dotata anche di sensore di fine filamento direttamente nell'hotend e può riprendere la stampa nel caso in cui si dovesse fermare a causa di un blackout. Come vedete anche le connessioni sono molto ordinate, c'è questo cavo piatto che ci permette di avere una pulizia sia a livello estetico che anche per quanto riguarda i movimenti, quindi non abbiamo cavi che pendono né altro, non dobbiamo utilizzare né fascette né nulla per tenere in ordine, perché questo tipo di connessioni ci permette di avere una buona pulizia. Solo sulla parte sinistra abbiamo quel grande cavo che effettivamente non è molto ordinato e nel caso in cui ci siano oggetti che possono ostruire il movimento potrebbe impigliarsi. Questi sono i sensori di fine corsa, questo per quanto riguarda il movimento dell'asse X e invece qua dietro troviamo quello per il movimento dell'asse Y. Invece per quanto riguarda l'asse Z abbiamo un sensore di tipo ottico. Da quest'altra parte invece abbiamo questa rotella che ci permette di regolare questa cinghia per quanto riguarda l'asse X. Invece per quanto riguarda l'asse Z abbiamo due viti senza fine che ci permettono di avere una buona sincronizzazione grazie a questa cinghia posizionata sulla parte in alto, quindi si muoveranno perfettamente sincronizzate. È dotata anche di autolivellamento, quindi una volta dato il comando tramite il display, l'estrusore si abbasserà, l'ugello toccherà il piatto di stampa su 16 punti differenti, memorizzando la posizione del piatto di stampa. Lo stesso infatti è privo di rotelline per la regolazione. Questo sistema gli permette di memorizzare la posizione ed eventualmente, se necessario, possiamo regolare sempre tramite un comando
l'altezza dell'asse Z tramite il baby step. Sulla parte più alta troviamo l'impugnatura per poterla trasportare facilmente e il supporto reggibobina che è possibile posizionare sulla parte destra oppure sulla parte sinistra, semplicemente ad incastro. Tutte le connessioni, anche per quanto riguarda i motori, sono semplicissime. Troviamo direttamente i cavi che fuoriescono nel punto esatto in cui vanno innestati e il cavo che riscalda il piatto di stampa invece va semplicemente avvitato dopo averlo incastrato per avere una maggiore sicurezza. E nella parte posteriore troviamo pure questa svasatura che permette un movimento molto più fluido senza il rischio che possa impigliarsi. Sulla parte posteriore a destra troviamo l'ingresso per l'alimentazione e il tastino di accensione. Il montaggio della stessa stampante è velocissimo, richiede pochissimo tempo e si devono avvitare praticamente solo 2 viti sulla base e altri 2 viti lateralmente. In questo modo la struttura rimane molto stabile, in realtà è molto solida, perché i profili vanno ad innestarsi all'interno di questa sagomatura, quindi già di per sé una volta infilati rimangono ben fermi e questa solidità ci permette quindi di utilizzare tutto il suo volume di stampa, che è di 32 cm x 32 cm per quanto riguarda il piatto di stampa e di 40 cm per quanto riguarda l'altezza, quindi dei pezzi davvero alti o comunque tantissimi pezzi affiancati, come ho detto poco fa. Grazie quindi alle sue caratteristiche per quanto riguarda il piatto di stampa, che può raggiungere 110 gradi, e al nozzle che può raggiungere 260 gradi, possiamo stampare qualunque tipo di materiale, tra cui il PLA, l'ABS, il PETG, il TPU, eccetera. Il processo di stampa comunque è davvero silenziosissimo, infatti ho provato ad affiancare alla stampante in movimento un misuratore di decibel e come potrete vedere dal display effettivamente emette davvero pochissimo rumore e le sue caratteristiche ci permettono anche di stampare ad un'altissima velocità, prova però che non ho voluto fare, perché non ho voluto fare forzature, ho voluto vedere semplicemente come permetteva di stampare dei classici pezzi in un utilizzo normale, quindi quelli che state vedendo per adesso sul piatto di stampa e quelli che avete visto che ho utilizzato per realizzare il supporto per le batterie. Adesso diamo anche una rapida occhiata al display, quindi accendiamola dall'apposito tastino. Si accende il display mostrandoci prima il logo della Mingda, dopodiché ci appaiono tutte le icone. Innanzitutto questo display è personalizzabile, io però l'ho lasciato direttamente come l'ho trovato al momento dell'accensione. Abbiamo la possibilità di preriscaldare, possiamo preriscaldare sia per il PLA, per l'ABS oppure per il TPU e le stesse impostazioni sono eventualmente personalizzabili. Con questo tasto eventualmente possiamo anche annullare il riscaldamento. Abbiamo ulteriori impostazioni, dal tastino indietro torniamo nella schermata principale. Da questo invece abbiamo la possibilità di scegliere i file da poter stampare o direttamente dalla scheda oppure direttamente dalla presa USB, ma possiamo scegliere altre opzioni, tra cui il movimento degli assi, il posizionamento in home dei singoli assi oppure di tutti, la possibilità di inserire e disinserire il filamento e tantissime altre impostazioni che ci permettono di personalizzare la nostra stampante, ma ovviamente non possiamo guardarle tutte. Questo invece è il comando che ci permette di regolare l'altezza dell'asse Z, quindi una volta fatto il livellamento possiamo regolare eventualmente l'altezza in modo molto più preciso, sia con un'altezza di 0,1 oppure 1 mm oppure 0,01 mm. Da questo tasto lo abbassiamo e da questo possiamo alzarlo. Possiamo anche regolare la velocità del movimento. Davvero una stampante molto completa che durante la fase di stampa ci mostra su questo display sia le varie temperature, il processo di stampa in percentuale e tante altre informazioni. E allora ragazzi, quindi come abbiamo visto, questa stampante 3D oggi mi ha permesso di ordinare il mio laboratorio, mi ha permesso di avere le batterie sempre in ordine, sempre nello stesso punto, perché in realtà io le tenevo sparpagliate nel bancone. Qualche volta la batteria scarica rimaneva nell'avvitatore, quindi mi confondevo, non sapevo mai qual era la batteria carica, quella scarica, eccetera. In questo modo avrò sempre tutto a portata di mano a disposizione, saprò quali saranno le batterie cariche e le batterie scariche perché le disporrò secondo un ordine e quindi mi permetterà di essere molto più ordinato. Come avete visto, anche all'interno di un laboratorio di fai da te, una stampante 3D può essere utile perché ci permette di realizzare tantissimi oggetti che potremmo anche realizzare manualmente, ma se si tratta di oggetti semplici che però richiedono tanto tempo, tanto vale con una stampante 3D realizzarli e dedicarci a qualcosa che ci piace molto di più. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare a guardare giù nel primo commento nella descrizione perché troverete il link per poter comprare questa stampante. Spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto. Non mi rimane quindi che darvi appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti, invitarvi a cliccare anche sulla campanella per attivare le notifiche e basta, ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!